Il terzo capitolo di Poppy Playtime è sempre più vicino e nel frattempo Mob Games ha intrattenuto la fanbase con un'indagine molto speciale. Forse non tutti fra voi sanno che esiste un sito, playtimeco.org, a cui accedendo ci si trova di fronte ad un computer che richiede una password. La postazione è quella del nostro caro Lith Pierre e la prima password è esattamente su un post-it di fronte ai nostri occhi. Accedendo al terminale ci troviamo di fronte ad un desktop che ci presenta diverse opzioni. Nel tempo tra un trailer e l'altro, la community si è data da fare per trovare la maggior parte delle password disseminate qua e là da Mob Games. L'ultimo aggiornamento al sito è stato fatto in contemporanea al rilascio della terza fase di Project Playtime, Forsaken. Prima di parlarvene ed esplorare ciò che è stato rivelato, proviamo a fare un passo indietro per capire tutto ciò che questo appassionante ARG ha permesso di scoprire alla community. Alla fine del secondo teaser trailer del terzo capitolo è stato mostrato in pochissimi frame il sito www.poppyplaytime.org, in seguito cambiato in playtimeco.org, quel sito che ha appunto condotto le persone davanti a quel PC di Lith Pierre. Una volta inserita la password, ci si trovava davanti ad alcune icone, tuttavia solo 2 di queste erano interagibili, la rete di sorveglianza e l'Esplora File. Cliccando sulla seconda era possibile accedere ad una cartella contenente altre 2 cartelle, Play Care e Innovation. All'interno di quest'ultima è contenuta un'ulteriore cartella, Bigger Buddies Initiative. Una cosa che abbiamo già ampiamente esplorato in un video precedente e che ci veniva spiegata in Project Playtime da Harley Sawyer, soprannominato il Dottore. La cartella purtroppo per essere aperta richiede una password che ad oggi non è ancora stata scoperta, ma era comunque possibile accedere all'altra, Playcare. L'utente si trovava di fronte ad un'ennesima cartella, questa volta sbloccata dal titolo Reports, ma dopo una breve esultanza l'incubo delle password tornava ancora più forte, poiché in Reports si trovava Harper 021, una cartella che sfortunatamente richiedeva un'ulteriore parola di sicurezza per essere aperta. Tuttavia Mob Games è accorsa in aiuto dei suoi utenti, rilasciando proprio quel secondo teaser trailer in cui è stato notato il sito. Ebbene, quello non era l'unico segreto contenuto al suo interno. Nell'arco dei primi secondi era infatti contenuto un frame in bianco e nero in cui veniva mostrata una maschera antigas. Frame che conteneva anche una seconda password, Spectre_Metus. Proprio quella password da inserire per ottenere l'accesso alla cartella Harper_021. Chiunque l'avesse trovata si sarebbe trovato di fronte ad un video e ad un report. Il video aveva un titolo parecchio interessante, Red Smoke Test 048, e mostrava un tubo da cui veniva rilasciata una nube rossa, proprio come quella vista nel trailer di Deep Sleep. Con il diffondersi del fumo si cominciavano a sentire le urla di alcuni bambini, poi semplicemente il video si interrompeva. Si parlava però anche di un report. Ebbene, il file ci ripresenta un soggetto che abbiamo già imparato a conoscere nei capitoli precedenti, Mary Payne, proprio quella Marie che abbiamo scoperto essere diventata poi Mommy Longlegs. Nel foglio compilato da Claire Harper, una consulente della Playtime Co., viene descritto come Marie, l'8 febbraio di un anno non specificato, avesse iniziato ad urlare non appena spente le luci. La bambina sarebbe stata vittima di un incubo da cui non era in grado di svegliarsi. I suoi occhi si muovevano freneticamente da una parte all'altra della stanza. La sua pelle era pallida come un fantasma, le sue labbra erano blu e il suo cuore batteva all'impazzata. Come se non bastasse, al tatto la sua pelle risultava rovente. Per calmarla è stato necessario l'intervento di 3 persone. Secondo Claire, questi incubi erano dovuti al fatto che alcuni bambini l'avessero presa di mira durante una delle sessioni di gioco. O ancora ipotizza che possa essere scappato qualcosa durante il suo ultimo check-up mensile. Fatto sta che non avrebbe ammesso che un evento del genere si ripetesse. Per quanto tuttavia Claire abbia fatto delle ipotesi, il fatto che questo report fosse allegato al video sul fumo rosso non può far altro che portarci a pensare che la povera Marie fosse vittima di esperimenti con quella misteriosa sostanza, anche se non sappiamo ancora quanto il fumo abbia avuto a che fare con la sua successiva trasformazione in Mommy Longlegs. Il report, tuttavia, non contiene solamente questo importante resoconto su Mary Payne. In un angolo dell'immagine si può vedere un altro pezzo di carta su cui è scritta una parola, Omniscient Eye. Questa è proprio la password necessaria per proseguire nell'indagine legata alla RG.
Come dicevamo poco fa, era infatti possibile accedere ad un'altra cartella denominata CCTV Network, ma era necessaria una password che appunto è stata rivelata tramite il report su Mary Payne. Accedendo a questa nuova cartella era possibile osservare la fabbrica tramite la rete di telecamere installate al suo interno, e ad un primo sguardo l'unico indizio degno di nota era nella zona in cui alla fine del secondo capitolo vediamo i resti di Mommy venire afferrati dalla mano del prototipo. La sezione CCTV offre però anche un'altra possibilità, quella di accedere ad un archivio, in cui inserendo una data si possono visionare le riprese effettuate quel giorno. E se ben vi ricordate, Mob Games ha pubblicato 2 video in cui forniva 2 date precise. Uno era inerente alla fuga di Huggy Wuggy, l'altro invece aveva come protagonista Kissimissy e mostrava il suo spostamento da una zona all'altra dello stabilimento. Entrambi i video contenevano nel titolo 2 date precise, inserendole all'interno dell'archivio si accede effettivamente a 2 pagine che tuttavia richiedono una password, che ad oggi non è stata ancora scoperta, lasciando per il momento questo mistero ancora irrisolto. L'ultimo aggiornamento degno di nota prima di Forsaken invece è stato fatto a settembre 2023, quando alcuni utenti si sono accorti che l'applicazione mail era stata aggiornata, ma per capire di cosa si trattasse abbiamo dovuto tutti aspettare il 25 ottobre, la data di rilascio della fase 3 di Project Playtime. Quello stesso giorno, prima della pubblicazione, Mob Games ha inserito l'immagine di un poster che invitava gli impiegati a controllare la mail per non perdersi alcun aggiornamento, e infatti, in seguito, l'aggiornamento della RG è arrivato proprio lì, nella mail. Accedendo alle applicazioni, infatti, è stato possibile leggere un nuovo messaggio che recitava: "Stai cercando qualcosa. Ti diremo un segreto se proverai di voler mostrare attenzione". All'interno della mail erano presenti 2 foto. In ciascuna di queste c'era un foglio, la trascrizione di una conversazione telefonica fra Joel Sinclair, il capoconsulente del Playcare, e Thomas Clark, un pediatra impegnato nello stesso reparto. Quest'ultimo nome, tuttavia, non è nuovo. Se ben vi ricordate, Thomas Clark è colui che sarebbe diventato l'esperimento 1199. L'uomo, vittima di una grave malattia, sarebbe stato, tra molte virgolette, curato con l'ausilio di chissà quali metodi, ma questa promessa di cura si è poi tramutata nella sua trasformazione in una minuscola versione di Bron. Se avete bisogno di rinfrescarvi la memoria, abbiamo analizzato un po' di tempo fa il video in cui si parla di Thomas Clark e ovviamente vi consigliamo di recuperarlo. Detto ciò, torniamo alla RG. I 2 protagonisti discutono delle condizioni di un bambino di 7 anni di nome Theodore. Il poveretto sarebbe stato portato via in un'ambulanza dopo aver tentato di fuggire da un luogo interno al Playcare chiamato Home Sweet Home. Sebbene non sia stato effettivamente detto, potremmo ipotizzare che il luogo in questione sia proprio quella specie di dormitorio in cui all'interno del teaser trailer di Poppy Playtime 3 era possibile vedere le foto dei bambini appese al muro, oltre a quella serie di scritte che facevano riferimento all'Angel of Salvation e alla già citata Hour of Joy. Del resto, Home Sweet Home significa casa dolce case, e quel luogo sembrava proprio una casa, con letti, carta da parati e tutto il resto. Un luogo decisamente diverso dal resto dello stabilimento, un luogo oltretutto davvero simile a quello in cui troviamo Poppy alla fine del primo capitolo. Theodore, dopo aver provato a fuggire, è stato trovato ricoperto di ustioni. Nessuno sa cosa sia successo, ma una cosa la sappiamo e possiamo provare a fare una piccola ipotesi. Nel terzo capitolo si parlerà anche di eretici. Potremmo quindi pensare che il piccolo Theodore sia stato considerato proprio così, e la storia ci insegna che la punizione per gli eretici era il fuoco. Qualcuno di parecchio esaltato ha forse provato a punire in questo modo il fuggitivo? Difficile ovviamente dirlo ora, ma Thomas e Joel nel secondo foglio fanno riferimento a qualcosa che sanno solo loro. Purtroppo però le frasi di Joel sono censurate e non è quindi possibile capire l'oggetto della conversazione. Sappiamo solo che ad un certo punto la security è intervenuta. Anche qui però c'è qualcosa di strano. Security non è un nome proprio e nemmeno il nome di una società. Perché dunque nella trascrizione viene adottata la lettera maiuscola? Stiamo forse parlando di un'entità in particolare che i 2 definiscono security, come se si trattasse di un nome in codice? Qualunque sia il mistero alla base di questa conversazione, Sinclair decide di non mettere al corrente il resto dello staff del Playcare. Per lui stesso certi aspetti sono ancora inspiegabili. I segreti di questo scambio però non finiscono qui. Nel secondo foglio, osservando con attenzione, è possibile leggere all'interno di una delle censure una nuova password: Monstrous in vivo. Aprendo il file Explore sul desktop ci imbattiamo in una cartella Confidential Reports. Inserendo la password che abbiamo appena trovato ci imbattiamo in una nuova immagine, un report che parla di un impiegato della Playtime Co. la cui identità viene tenuta segreta. L'unica cosa che veniamo a sapere è che la persona in questione è stata trovata senza vita dopo settimane. Qualcosa l'aveva punto ripetutamente nell'addome causandone la scomparsa. Non ci viene rivelato altro, ma alla base dell'immagine si possono vedere alcuni piccoli tratti.
Strecciando l'immagine verso l'alto, questi prendono la forma di alcune lettere e una volta capovolta la parola si rivela per ciò che è: Nephilim. Il nesso non è ancora chiaro, ma i Nephilim erano creature bibliche gigantesche dotate di un'enorme forza, non troppo diversi apparentemente dal concetto di Big Buddies di cui parla Sawyer. All'interno di questa stessa cartella infine troviamo altri 2 file, un memo in cui Mark Smith, un tecnico della manutenzione, sottolinea la mancanza di 2 GrabPack 2.0 e di 2 mani verdi. Dice che l'ultima volta gli apparecchi sono stati usati per manutenzioni di routine all'interno della scuola e che ora sono scomparsi. Il suo timore è che qualcuno li abbia rubati. Secondo lui le telecamere di sicurezza sapranno sicuramente dare una risposta, ma ad ora non si ha alcun indizio. Il secondo file invece è decisamente più misterioso. Abbiamo nuovamente un'immagine delle maschere antigas, ma questa volta a colori. E in realtà si tratta di un video che presenta appunto un'immagine statica ma che ci propone un insieme di suoni davvero strani che ancora non siamo riusciti a capire cosa significhino. Abbiamo provato a metterli in reverse, a rallentarli, ma per il momento non abbiamo ancora scoperto il segreto che contengono. Questa prima parte di scoperte relative alle ARG si ferma qui. Abbiamo deciso di non racchiudere tutto in un unico video per permettervi di organizzare al meglio le informazioni. Nella seconda parte indagheremo sugli Smiling Critters e soprattutto sull'esperimento 1188. Sicuramente il terzo capitolo porterà rivelazioni davvero interessanti su quello che sembra essere un vero e proprio culto portato avanti da chissà chi. Abbiamo una mezza idea di alcune persone coinvolte, ma solo il futuro potrà darci qualche risposta. Prima di chiudere, vogliamo parlarvi di un ultimo ritrovamento che tuttavia al momento sembra essere stato eliminato da Mob stessa. Per un periodo alcuni utenti avevano trovato il modo di aprire l'app Mail prima che questa venisse resa interagibile. Al suo interno avevano trovato una mail scritta da Elliot Ludwig in persona e destinata a Leith Pierre, datata 23 giugno 1981, in cui Elliot segnalava a Leith che uno di quegli Huggy Wuggy si è liberato. L'oggetto della mail era GrabPack Concept. Gli utenti avevano cominciato ad ipotizzare che potesse trattarsi di un indizio relativo ad una nuova miglioria relativa ai GrabPack. Tuttavia, avendo Mob Games eliminato la mail in questione, l'ipotesi più quotata al momento è che fosse semplicemente una cosa a cui le persone non avrebbero dovuto accedere. Speriamo che questo riassunto dell'ARG di Poppy Playtime vi sia stato d'aiuto e nell'attesa che questa nuova fase di Project Playtime ci riveli nuovi segreti, noi vi ringraziamo come sempre per aver visto questo video, vi invitiamo ad iscrivervi, lasciare un like e condividerlo e ovviamente vi chiediamo cosa vi aspettate dal futuro di Poppy Playtime.